Saper addensare una salsa alla giusta densità ti permetterà di trasformare ogni ricetta in un tripudio di sapori in cui ogni ingrediente si amalgama alla perfezione. Creme, salse e fondi di cottura assumono tutti un altro aspetto e un altro gusto se sono addensati a dovere. Addensare una perfezione una salsa può essere considerato un'arte. Bisogna infatti porre molta attenzione a ogni passaggio della preparazione, per fare in modo che il risultato finale non sia né troppo liquido né troppo denso. Con questo video imparerai metodi, tecniche e consigli per riuscire a addensare le creme per decorare e le salse, alimento base di ogni ricetta, impossibile da non conoscere in cucina. Seguimi fino alla fine e ti svelerò 2 segreti extra che non molti sanno. Bentornato su Segreti da Chef. Per chi ancora non mi conosce, io sono Gianluca, chef con oltre 30 anni di esperienza ed esperto nelle cotture a bassa temperatura. Esistono svariati metodi per addensare creme e salse. Il mio preferito è quello in cui ti andrò a parlare oggi, l'utilizzo della gomma di guar. La gomma di guar è un polisaccaride ottenuto dai semi della pianta appartenente alla famiglia delle leguminose. La pianta viene coltivata ai fini commerciali in India e in Pakistan, sia per il consumo umano che per quello animale. Inoltre viene coltivata anche nelle zone del sud-est degli Stati Uniti. Per quanto riguarda il suo uso, si utilizza principalmente nell'ambito dell'industria alimentare, dato che è un'importante fonte di fibra, così come un ottimo addensante e gelifificante. È ideale per conferire una consistenza più succosa ai cibi. Oltre a questo sostituisce il glutine nei prodotti dei ciliegi e funziona come stabilizzante nelle preparazioni di gelati e salse. Cominciamo con alcune ricette di creme per decorare i tuoi piatti e, come potrai notare, le quantità che andrò a mettere di guar si differenzia di poco. In descrizione ti lascio tutte le dosi. Crema di broccoli. Cuoci i broccoli al vapore, poi metti tutti gli ingredienti nel blender e fai girare fino a rendere una crema della giusta densità per decorare. Crema di carote. Cuoci le carote a vapore, poi metti tutti gli ingredienti nel blender e fai girare fino a rendere una crema della giusta densità per decorare. Come puoi notare, in questa ricetta ho inserito come grasso l'olio al posto della panna. La guar è particolarmente adatta per fare la maionese vegana. In descrizione ti metto la ricetta. O le emulsioni generali, riducendo l'uso della parte grassa, l'olio. Io ad esempio la aggiungo per fare l'emulsione con l'acqua di cottura del pollo. Come detto in intro, puoi utilizzare la guar anche per addensare i sughi con le seguenti dosi. Per i cibi caldi, sugo, stufato, eccetera, 3 cucchiaini per ogni litro di liquido. Per i cibi freddi, come il gelato, 2 cucchiaini per litro. In descrizione ti metto le dosi per fare il gelato e il caffè. Se sei arrivato fino a questo punto, vuol dire che ritieni molto interessante l'argomento. Quindi, mi raccomando, se non lo hai ancora fatto, non perdere l'occasione per iscriverti al canale attivando la campanellina, così da ricevere un avviso quando pubblicherò altri video che potrebbero interessarti. Visita anche la mia pagina Instagram, Argento Chef, e seguimi anche lì per pubblicazioni quotidiane di foto, ricette e tanto altro. Non ti scordare di mettere un pollice in su per sostenermi e condividere il video con i tuoi amici. Ora andiamo a scoprire i segreti che in pochi sanno riguardo a questa magica polvere naturale. La gomma di guar è un addensante naturale molto utile nelle ricette gluten free, perché sostituisce la funzione del glutine che normalmente si sfrutta per ottenere impasti elastici e facilmente lavorabili. Se usata con la farina senza glutine, la gomma di guar darà elasticità agli impasti, come farebbe una farina che contiene naturalmente il glutine. Se provi a fare la pasta fresca con la farina di riso o farina di legumi, ad esempio, non riuscirai a impastarla senza aggiungere un pochino di gomma di guar. Se vuoi sapere come usarla, continua a seguire il video. Sarà sufficiente usarla in basse percentuali. Io ne uso per esempio un cucchiaino ogni 100 g di farina di riso, più o meno una percentuale del 2% rispetto alla farina. Miscela la gomma di guar alla farina prima di aggiungere i piedi, così eviterai che si formino grumi che farebbero perdere in parte del suo potere addensante. Le dosi consigliate sono le seguenti. Per l'impasto di biscotti, muffin o torte, suggerisco di mescolare mezzo cucchiaino di gomma di guar per ogni tazza di farina.
Per il pane 1-2 cucchiaini per tazza di farina. Questa polvere 100% naturale che si ottiene dalla macinatura di semi essiccati e macinati di un legume tipico dell'Asia tropicale è indicata anche per le diete. La sua principale proprietà è quella di aumentare la viscosità del contenuto gastrointestinale, permettendo l'assorbimento ritardato dei nutrienti dall'intestino teso. Tali nutrienti rimangono intrappolati nella matrice formata dalla gomma. La conseguenza è una riduzione del tasso di assorbimento di sostanze che si assorbono velocemente, come il glucosio, così come quelle ad assorbimento lento, come è il caso dei grassi e di alcuni micronutrienti. Con riferimento a questo punto, la gomma di guar è considerata molto efficace nella diminuzione dell'iperglicemia postprandiale, conosciuta anche come picco glicemico dopo i pasti, il peso corporeo e i livelli di colesterolo nel sangue sia nei casi di persone diabetiche che negli obesi. Inoltre, essendo una fibra naturale, possiede anche proprietà benefiche per la salute dell'organismo. Aiuta a eliminare facilmente le tossine, previene la stitichezza, riduce l'assorbimento di grassi nel glucosio, evitandone l'aumento dei livelli del sangue. Genera una sensazione di sazietà, riducendo l'appetito e l'impulso di mangiare con frequenza. La gomma di guar è molto solubile in acqua, con la quale forma una massa gelatinosa perché è costituita dall'80% da un polisaccaride, composto principalmente da due tipi, il galattosio e il mannosio. Prova a mettere una punta di gomma di guar in un bicchiere d'acqua e vedrai subito quanto è vero. Per questi motivi viene utilizzata a scopo dietetico. Riassumendo, consente un più rapido riempimento gastrico, un'accelerazione del transito intestinale ed una riduzione dell'assorbimento di glucidi e lipidi. Chiedi sempre consiglio al tuo medico sulla possibilità di impiego per te e sulle dosi. Spero tanto di averti fornito delle informazioni preziose. Se ti va, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo argomento e o ricetta. Dire non so cucinare ora non potrà più essere una scusa. Creati una buona giornata e ricordati, piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!